prima persona che abbia avuto l'idea di portare i bars a scuola siano stati proprio i bambini che ricevono i bars e che hanno detto la mia maestra avrebbe bisogno di un po' di bars, oppure ogni tanto a scuola ho bisogno dei bars. E quindi è nata l'idea di come sarebbe portare i bars a scuola? In maniera assolutamente non attaccata. Un anno ho chiesto di fare un progetto di inglese in seconda elementare nella classe di uno dei miei bambini e abbiamo usato gli strumenti di Access facendo inglese ed è stato davvero molto divertente. I bambini uscivano parlando in inglese, io non avevo neanche idea di come esattamente e i genitori erano molto contenti e i bambini giocavano parecchio, quindi diciamo che gli strumenti di Access sono entrati nella scuola, prima come delle domande e come la disponibilità a essere visti e poi proprio con la tecnica dei bars. I asked for the universe to show me a way to get happy, because I was not. In realtà ho chiesto all'universo di mostrarmi un modo per essere felice, perché io non lo ero. The first time I did it, I asked the person, okay, so what'd you get out of this? And they said, well, it seems to access a new space of possibility. La prima volta che li ho fatti a qualcuno gli ho chiesto com'è stato per te farti scorrere i bars? Hanno detto beh. And it feels like every time you touch one of those bars in my head, my life gets better. Ho avuto accesso a uno spazio di possibilità nuove. Sembra che tutte le volte che mi tocchi quei punti sulla testa, So it's bars. la mia vita migliori. E io ho detto ok, allora si chiamano bars. Ma perché è una cosa nuova, ho detto perché non provare? Se uno non prova non può dire no, questo progetto qui non può, come posso dirti? Se uno non prova non può dire e dare un giudizio su questo progetto dei bars. Abbiamo ascoltato che cosa avrebbero fatto i bambini e quindi ho detto perché non provare. Io gli dico che vale la pena provare. Poi il bambino sicuramente lo vedi cambiato, un po' più rilassato, magari andando avanti facendolo spesso. Adesso io non so quante volte, se io imparassi a farlo, se potrei farglielo tutti i giorni, io glielo farei, perché lo vedo che nella giornata in quale lo fa, lui torna a casa molto più rilassato e direi che vale la pena provare. A sentire, cioè comunque hanno fatto l'incontro preliminare, sai, ti mettono le mani, non sai mai. Poi diciamo che è cambiato qualcosa in me quando prima di proporlo ai bambini, l'abbiamo sperimentato noi insegnanti e sì, ho avuto subito delle sensazioni positive, comunque di rilassatezza, di corpo leggero. Tutte le volte che l'ho fatto io, comunque sono diverse volte, ogni volta cominciavo diciamo, questo trattamento e dopo pochi minuti io mi addormentavo. Per cui poi mi risvegliavo mezz'ora dopo, mi sentivo riposato, mi sentivo pronto, non so, per fare qualsiasi cosa, ecco. Proprio come se avessi ricaricato le pile. Per cui, diciamo che lo scetticismo è andato man mano scemando, vedendo appunto che c'erano comunque, su di me, io posso parlare per me, c'erano dei risultati. E sui bambini, comunque i bambini li vedevo contenti, vengono i ragazzi dei bars, per cui quando tu vedi che una cosa è positiva su di te, vedi che gli altri hanno grosso modo il tuo stesso effetto, è stata una cosa che io rifarei, ecco. I bambini erano molto contenti di aver creato un momento in cui loro potessero sentirsi liberi a scuola. Questo è quello che abbiamo visto e abbiamo cercato poi di usare anche un po' a nostro vantaggio, creando dei gruppi misti tra le classi in una seconda fase del progetto, semplicemente perché era un'energia che si stava espandendo di più. E i bambini arrivavano e dopo la prima volta che hanno ricevuto i bars sapevano già tutto. Sapevano che dovevano togliersi le scarpe, sapevano qual era il lettino su cui andare o il banco di scuola con sopra il materasso della palestra e sapevano cosa succedeva e questo anche facilità di avere qualcosa di così semplice come dinamica li metteva molto a loro agio, i bambini si rilassavano e a volte c'erano dei turni, perché noi facevamo le sessioni tutte assieme, quindi tutti gli operatori iniziavano in un momento e finivamo tutti allo stesso momento.
E quello che succedeva durante la sessione cambiava di volta in volta, quindi a volte c'era silenzio totale per 10-15 minuti, a volte invece sembrava di essere al mercato, in un mercato italiano, quindi con tutti che dicevano qualcosa uno sopra l'altro e c'era tutta questa energia, no? Molto forte, ed era un rilascio grande. Non ho parole, è una cosa bellissima, quanto si può rilasciare e quanto contributo possono essere anche per gli altri, quanti punti di vista rilasciati e quanto contributo per chi, sì, per chi li frequenta, no? La mia parte preferita di questo progetto è stata ogni singola conversazione che io ho avuto con i ragazzi. C'erano bimbi che ti raccontavano del giorno precedente, della settimana precedente, e avevano anche la vulnerabilità di comunicarti qualcosa che andava oltre quelle parole. E ci sono stati dei momenti molto anche toccanti per me, e avere un rapporto così facile con i bambini ed essere disponibili senza punti di vista a esserci semplicemente per quei 15 minuti una volta alla settimana ha creato un'espansione nella mia vita che è stata un dono gigante. Sai che la parte preferita era andare a fare scorrere i Barça ai bambini. Era avere la sveglia la mattina, accompagnare i miei bambini a scuola e vederci tutti quanti alle 9:30, salire in classe, aprire i lettini, e il momento nel quale dicevamo ok, andiamo, da che classe incominciamo? E poi mi sono resa conto che ogni momento era la mia parte preferita e c'erano dei bambini che volevano assolutamente tornare da te, volevano raccontarti delle cose o avevano voglia di ricevere da te, e c'erano dei bambini che sono cambiati tutte le volte, no? Sì, la parte preferita è proprio quella di far scorrere i Barça, svegliarsi la mattina e dire che giorno è? Martedì! Oggi vado a fare scorrere i Barça a scuola!